Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Oggi voglio porvi una domanda. Vi siete mai sentiti sopraffatti dall'ansia? Vi siete mai chiesti come potete affrontare queste sensazioni in modo più efficace? Oggi esploreremo insieme come Marco Aurelio, uno degli imperatori più saggi e amati della storia, utilizzava le tecniche stoiche per combattere l'ansia. Restate con noi e scoprite come potete applicare queste tecniche nella vostra vita quotidiana per trovare serenità e forza interiore. Parte 1. Comprendere l'ansia attraverso gli occhi di Marco Aurelio. Per affrontare efficacemente l'ansia, è essenziale iniziare con una comprensione profonda di come Marco Aurelio, uno dei più grandi imperatori e filosofi stoici, percepiva e gestiva questa emozione. Il suo approccio allo stoicismo non solo gli permise di governare l'impero romano con saggezza e equilibrio, ma anche di affrontare le sue battaglie interiori con una calma straordinaria. Vediamo come possiamo imparare da lui. L'ansia nel contesto dello stoicismo è un tema centrale nelle Meditazioni di Marco Aurelio. Questa filosofia insegna a vivere in armonia con la natura, accettando gli eventi con equanimità e concentrandosi sulle proprie reazioni e atteggiamenti piuttosto che sulle circostanze esterne. Marco Aurelio esplora ripetutamente il tema dell'ansia e delle preoccupazioni, offrendo consigli pratici su come affrontarle, sottolineando l'importanza di focalizzarsi su ciò che possiamo controllare e di accettare con serenità ciò che è al di fuori del nostro controllo. Marco Aurelio scrive: «Non lasciare che il futuro ti turbi, lo affronterai, se necessario, con le stesse armi della ragione che oggi ti armano contro il presente». Marco Aurelio sottolinea l'importanza dei pensieri nel determinare la nostra esperienza emotiva, affermando: «La nostra vita è ciò che i nostri pensieri fanno di essa». Questo significa che non sono gli eventi in sé a causare l'ansia, ma il modo in cui li interpretiamo e li affrontiamo. Egli ci esorta a esercitare la disciplina mentale, a scegliere con cura i nostri pensieri e a coltivare una prospettiva razionale e costruttiva. Questo cambiamento di prospettiva riduce l'ansia e ci permette di affrontare la situazione con maggiore calma e fiducia. Marco Aurelio credeva fermamente che vivere una vita virtuosa fosse la chiave per affrontare l'ansia e trovare la pace interiore. Le virtù stoiche principali, saggezza, coraggio, giustizia e temperanza, sono fondamentali per sviluppare una mente forte e resiliente. Coltivare queste virtù ci aiuta a affrontare le difficoltà con serenità, permettendoci di mantenere la calma e l'equilibrio anche nelle situazioni più stressanti. Ad esempio, la saggezza ci guida a vedere le cose per quello che sono realmente, senza lasciarci ingannare da paure irrazionali o preoccupazioni infondate. Il coraggio ci permette di affrontare le nostre paure e di agire nonostante l'ansia. La giustizia ci ricorda di trattare noi stessi e gli altri con equità e rispetto, mentre la temperanza ci aiuta a mantenere l'equilibrio emotivo e a non lasciarci sopraffare dalle emozioni negative. Infine, uno degli strumenti più potenti che Marco Aurelio utilizzava per gestire l'ansia era la meditazione e la riflessione quotidiana. Marco Aurelio scriveva ogni giorno riflettendo sulle sue azioni, sui suoi pensieri e sulle sue emozioni. Questo esercizio di introspezione gli permetteva di mantenere la calma e la chiarezza mentale anche di fronte alle sfide più difficili. La meditazione stoica non è solo una pratica di rilassamento, ma un'opportunità per esaminare la nostra mente, identificare pensieri negativi o ansiosi e sostituirli con pensieri più razionali e positivi. Dedicarci ogni giorno a qualche minuto di meditazione o scrittura riflessiva ci aiuta a sviluppare una mente più tranquilla e resiliente, capace di affrontare l'ansia in modo più efficace. Parte 2. Le tecniche stoiche di Marco Aurelio per combattere l'ansia. Queste tecniche non solo hanno sostenuto l'imperatore durante il suo regno, ma possono anche aiutare noi a trovare serenità e forza interiore nelle nostre vite quotidiane. Abbiamo già parlato della dicotomia del controllo, che ci invita a concentrarci su ciò che possiamo effettivamente controllare: le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre reazioni. Tutto il resto, le opinioni degli altri, le circostanze esterne, il futuro, è al di fuori del nostro controllo diretto. Quando affrontiamo una situazione che provoca ansia, possiamo applicare questa tecnica chiedendoci: questo è sotto il mio controllo? Se la risposta è sì, possiamo prendere misure concrete per gestire la situazione. Se la risposta è no, possiamo lavorare sull'accettazione e lasciare andare l'ansia associata. La preparazione negativa, o premeditatio malorum, è una tecnica che Marco Aurelio utilizzava per prepararsi mentalmente ai peggiori scenari possibili. Invece di fuggire dalle paure, le affrontava direttamente, immaginando cosa avrebbe fatto se si fossero realizzate.
Questo non solo lo rendeva meno suscettibile alle sorprese negative, ma lo aiutava anche a ridurre l'ansia anticipatoria. Per praticare la preparazione negativa, prendiamoci qualche momento ogni giorno per riflettere su eventuali situazioni difficili che potremmo dover affrontare. Immaginiamo vividamente queste situazioni e pensiamo a come reagiremmo e quali azioni intraprenderemmo. Questa pratica ci rende mentalmente più resilienti e pronti ad affrontare le difficoltà, riducendo così l'ansia legata all'incertezza. Marco Aurelio dedicava del tempo ogni giorno alla meditazione e alla riflessione, utilizzava questi momenti per calmare la mente e rinforzare il suo spirito. Per incorporare questa pratica nella nostra vita, possiamo dedicare qualche minuto ogni mattina o sera alla meditazione e alla riflessione. Possiamo iniziare con semplici esercizi di respirazione per calmare la mente e poi riflettere sulle nostre azioni, pensieri ed emozioni del giorno. Chiediamoci: ho agito in modo virtuoso oggi? Ho reagito alle difficoltà con saggezza e coraggio? Cosa posso migliorare? Questo esercizio ci aiuta a mantenere la calma e la chiarezza mentale, riducendo l'ansia e migliorando il nostro benessere generale. Un'altra tecnica che Marco Aurelio utilizzava era quella del distacco emotivo. Invece di farsi coinvolgere emotivamente da ogni evento, cercava di osservare le situazioni con un certo distacco. Per applicare questa tecnica, possiamo visualizzare noi stessi come osservatori esterni delle nostre vite. Immaginiamo di guardare la nostra situazione dall'alto come se fossimo spettatori di un film. Questo distacco ci aiuta a vedere le cose in modo più chiaro e a non lasciarci sopraffare dalle emozioni. Infine, Marco Aurelio utilizzava affermazioni stoiche per rafforzare la sua mente e il suo spirito. Frasi come «La nostra vita è ciò che i nostri pensieri fanno di essa» o «Accetta tutto ciò che ti capita come parte del destino che hai scelto» sono esempi di come le parole possono influenzare la nostra percezione e ridurre l'ansia. Possiamo creare le nostre affermazioni stoiche e ripeterle ogni giorno, specialmente nei momenti di ansia. Frasi come «Posso controllare solo le mie azioni» o «Sono preparato ad affrontare qualsiasi sfida» e ci aiutano a mantenere la calma e a rafforzare la nostra resilienza emotiva. Parte 3. Applicare le lezioni di Marco Aurelio nella vita quotidiana. Ora vedremo come possiamo integrare queste lezioni nella nostra vita quotidiana. Applicare questi insegnamenti richiede pratica e consapevolezza, ma i benefici che ne derivano possono trasformare la nostra esperienza dell'ansia, portando maggiore serenità e resilienza. 1. Pratica la dicotomia del controllo. Rifletti sulle tue preoccupazioni. Prenditi qualche minuto ogni giorno per riflettere sulle cose che ti causano ansia. Scrivi una lista delle tue preoccupazioni. Classifica le tue preoccupazioni. Dividi la lista in 2 categorie: ciò che puoi controllare e ciò che non puoi controllare. Concentrati sulle azioni. Per ogni preoccupazione che rientra nella categoria delle cose che puoi controllare, elabora un piano d'azione concreto. Focalizzati su ciò che puoi fare per migliorare la situazione. Lascia andare il resto. Per le preoccupazioni che non puoi controllare, pratica l'accettazione. Ricorda a te stesso che non ha senso sprecare energia mentale su ciò che è fuori dal tuo controllo. 2. Esercita la preparazione negativa. Immagina i peggiori scenari. Ogni mattina o sera prenditi qualche minuto per immaginare i peggiori scenari che potresti affrontare nella giornata o nella settimana. Ad esempio, pensa a come reagiresti se perdessi un cliente importante o se dovessi affrontare un conflitto con un collega. Pianifica le tue risposte. Per ogni scenario, pensa a come reagiresti e quali azioni intraprenderesti. Preparati mentalmente ad affrontare queste situazioni con calma e determinazione. Trova soluzioni. Identifica possibili soluzioni o strategie che potresti adottare per gestire questi scenari negativi. Questo ti aiuta a sentirti più preparato e meno ansioso riguardo all'incertezza. 3. Meditazione e scrittura. Riflessiva quotidiana. Medita ogni giorno. Dedica 10-15 minuti ogni giorno alla meditazione. Trova un posto tranquillo, siediti comodamente e focalizza la tua attenzione sul respiro. Quando i pensieri ansiosi emergono, riconoscili senza giudicarli e poi riporta gentilmente la tua attenzione al respiro. Scrittura riflessiva. Ogni sera prendi qualche minuto per scrivere un diario. Riflettendo sulla tua giornata, chiediti: quali pensieri ansiosi ho avuto oggi? Come ho reagito? Cosa avrei potuto fare diversamente? Questo esercizio ti aiuta a diventare più consapevole dei tuoi schemi di pensiero e delle tue reazioni emotive. Identifica e sostituisci i pensieri negativi. Usa la scrittura riflessiva per identificare i pensieri negativi e sostituirli con affermazioni positive e razionali.
Ad esempio, se hai scritto «Oggi mi sono sentito sopraffatto dal lavoro», potresti riformulare il pensiero in «Oggi ho avuto molte responsabilità, ma ho fatto del mio meglio per gestirle». 4. Visualizza il distacco emotivo. Osserva come un esterno. Quando ti trovi in una situazione stressante, prova a immaginare di essere un osservatore esterno. Guarda la situazione come se fossi un regista che osserva una scena di un film. Questo ti aiuta a prendere le distanze emotive e a vedere le cose con maggiore chiarezza. Analizza razionalmente, valuta la situazione in modo razionale, identificando i fatti oggettivi e separandoli dalle tue reazioni emotive. Chiediti, quali sono i fatti? Come posso rispondere in modo calmo e razionale? Applica la prospettiva stoica. Ricorda le parole di Marco Aurelio. Non sono le cose in sé che ci disturbano, ma i giudizi che formuliamo su di esse. Cerca di applicare questo principio osservando le tue reazioni e cercando di modificarle se sono irrazionali o esagerate. 5. Utilizzare affermazioni stoiche. Le affermazioni stoiche sono frasi o pensieri positivi che possiamo ripetere a noi stessi per rafforzare la nostra mente e il nostro spirito. Ecco alcune affermazioni che puoi usare. Posso controllare solo le mie azioni, non gli eventi esterni. Sono preparato ad affrontare qualsiasi sfida con calma e saggezza. Accetto ciò che non posso cambiare e mi concentro su ciò che posso fare. Ripeti queste affermazioni ogni giorno, specialmente nei momenti di ansia. Questo ti aiuterà a mantenere una prospettiva positiva e a rafforzare la tua resilienza emotiva. In conclusione, le tecniche stoiche di Marco Aurelio offrono strumenti preziosi per combattere l'ansia, distinguendo tra ciò che possiamo e non possiamo controllare, preparando la nostra mente alle avversità e dedicando tempo alla meditazione e alla riflessione, possiamo trovare una maggiore serenità e forza interiore. Queste pratiche non solo riducono l'ansia, ma migliorano anche la qualità della vita. Se anche voi volete scoprire come applicare questi insegnamenti stoici, per vivere una vita più serena e significativa, vi invito a iscrivervi al canale Stoicismo 2.0 e a mettere un mi piace a questo video. Condividete i vostri pensieri nei commenti e fatemi sapere quali tecniche vi sono state più utili. Grazie per aver guardato e alla prossima!